Buongiorno alle mie ragazze e ai miei ragazzi. Allora, come state? Come state oggi? Come state questa mattina? Come state questo pomeriggio? Come state questa sera? Quando ascolterete questo video? Allora, oggi voglio andare a mettere due messaggi. Vediamo che cosa ci dicono. Va bene, due messaggi, due carte. Voglio vedere qual è la direzione per oggi. Allora, andiamo a vedere. Iniziamo con le carte degli angeli. Mettiamo una carta degli angeli, queste altre, una carta, dove stanno quelle altre che volevo mettere? No, vabbè, non le sto vedendo adesso. Vabbè, partiamo da queste. Vediamo qual è il messaggio. Prosperità. Un cambiamento importante ti renderà felice, i tuoi nemici verranno scoperti, realizzazione di progetti olistici. Guarda, è un giorno in cui ti si svelano delle porte. L'angelo Veulia ti garantisce prosperità. Ci sarà un cambiamento oggi e nelle prossime ore, domani, che ti renderà felice, che ha a che fare con una prosperità. I tuoi nemici verranno scoperti, ha a che fare con le tue ombre, no? Se avevi paure o anzi rispetto a una questione, se ci stavi pensando tu, se ci stavi pensando sopra. Prosperità rispetto a questo, realizzazione di progetti olistici, se hai in mente dei progetti olistici, ma non solo, è un cambiamento che ti porta prosperità. Questa è soprattutto una carta allineata quando la tua volontà individuale, come vi insegno sempre, si allinea alla volontà cosmica, no? Quindi ti si apre una prosperità che ha a che fare con un lavoro spirituale che stai facendo nella materia. Bello. Giochi della corona, corretto utilizzo del potere. Allora, con questa carta ho due accezioni da dirti. Ti ho appena detto che quando la tua volontà individuale si allinea alla volontà cosmica, le cose sono fluide. Le cose si realizzano in modo fluido, non hai bisogno di accaponarti la testa, no? Ok. Corretto utilizzo del potere è questo, hai molto potere. Non fare in modo che la tua mente con le sue gabbie prenda il sopravvento. Non dare alla mente il potere sulla tua vita, ma piuttosto lascia che sia la tua anima a guidare la tua vita. Cosa vuol dire questa cosa? Che hai molto potere, potresti usarlo nel modo sbagliato, cioè non è sbagliato delegare il potere alla tua mente, che sono le tue paure, le tue insicurezze, le tue incertezze, le tue ossessioni, è la forma scorretta. Diciamo che la forma più, come dire, più difficile, no? Per realizzare poi i propri obiettivi. Quindi non delegare i tuoi desideri in mano all'ego. Soprattutto non delegare la tua vita in mano alle paure della mente, perché la prosperità è in questa giornata già visibile per te. Non ti fare prendere dalle ansie, non ti fare prendere dalle incertezze, va bene? Questo è il senso di questa carta. Vediamo un po' cosa ci dicono per oggi sempre. Vediamo, mettiamoci questa. Un quadro animico per oggi rispetto a queste due carte, perché sembrerebbero un po' in antitesi, hai capito che ti voglio dire? Per questo te l'ho detto. Un cambiamento importante ti renderà felice, segui quella cosa e non farti prendere la mente dalle paure e dai condizionamenti. Questo è. Vedi la morale? Questa è la mente razionale, le paure, gli ostacoli, le ombre.
divertimento, rimandare, come se fossi un po' intrappolata dalla mente, come se il tuo estro volesse uscire, la tua parte bambina, giocosa, no? Però la rimandi. Questo divertimento è un po' il giocoliere della vita, affidarsi alla vita, che però viene bloccato da una morale condizionante, capito? Magari in questa giornata puoi trovarti ad avere questa morale condizionante che dice non si fa così, dovresti controllare, dovresti analizzare, abbi paura di determinate cose, controlla bene e quindi rimandi sempre questo passo di essere naturalmente viva o vivo come la natura ti chiama, hai capito? Guarda che c'è qua sotto il maestro interiore. Allora, oggi devi fare maestro, devi fare così oggi, maestro, guida i miei passi. Maestro, io sono consapevole che tutto ciò che oggi avrò davanti è mandato da te. Allora, non permettermi di cadere nella fossa dell'inconsapevolezza. Rendimi consapevole dello stato di sogno. Cosa vuol dire? Tutto è un sogno quello che stai vivendo, anche adesso che mi stai guardando. È un sogno sia quando dormi sia quando si sveglia. Quindi la morale, i dubbi della mente si abbattono con la consapevolezza del sogno. Capito? Maestro, ti prego, guida i miei passi, non permettermi di cadere nella fossa dell'inconsapevolezza, rendimi consapevole dello stato di sogno. Capito? Ok. Vediamo adesso ancora. Quindi cosa accade oggi? Vediamo. Guarda, stavo mettendo queste sibille qua piccoline. Vedi, te l'ho detto che c'era la mente qua in e mi è uscita la mente, infatti, la morale. La morale che tiene chiusa, no? La tua vera natura qua. Cosa accade oggi? Vediamo un taglio. Vedi, qua c'è il 7 denari, lacrime e rottura. Mi parla di un momento che questo è 4 di spade e 4 di spade, come se stessi ferma rispetto a una circostanza che non sta andando avanti. Per molti di voi è diverso. Vediamo cosa accade oggi. Persona importante ci sarà oggi. Un viaggio. Guarda che cosa succede oggi. Questa è una persona importante, può essere la persona a cui stai pensando, oppure una persona, un avvocato, un magistrato, un commercialista, una persona importante per te, ok? Ma anche una persona importante dal punto di vista burocratico. Viaggio è la carta del viaggio, viene verso di te e qua c'è un trionfo, capito? Corretto utilizzo del potere riguarda anche delle cause legali, magari o morali. Qua c'è un trionfo oggi, no? A caso avevamo già la carta della prosperità rispetto a una situazione un po' eh, particolare o difficile, per alcuni di voi sarà, per tutti voi sarà diverso, no? Vediamo cos'altro ci raccontano quindi i tarocchi oggi. Si sistemano delle cose che tenevano un po' col fiato sospeso per alcuni di voi. Vediamo un po' ancora cosa accade oggi. La papessa, 3 denari. Guarda, assolutamente ci sono delle comunicazioni che portano equilibrio, qualcosa che stavi aspettando che porta cooperazione, coordinazione, voglia di cooperare. Bisogna avere un po' di pazienza perché le cose fluiscano bene. Se mi parla di lavoro, di questioni pratiche o concrete, qualsiasi cosa riguardante la vita pratica, vedo che qua ci sono delle cose che vengono ben sistemate oggi. Oggi o nelle prossime ore, ben sistemate. Assolutamente sì, sono carte di trionfo rispetto a ciò che era celato, a ciò che stavi aspettando. Qua c'è un 6 di coppe, è quella felicità che stavi aspettando, capito? Vediamo un po' cos'altro mi dicono.
mettiamoci queste. Agisci subito, accadrà se ti impegni, smettila di rimandare. Rimandare un po' con questa carta qui, no? Rimandare, non so, devi fare qualcosa che stai rimandando e sei bloccata da una morale? O sei bloccato da qualcosa che ha a che fare con la tua mente razionale? Non dare peso alla mente razionale, va bene? E agisci in conformità dell'intuizione. Ci sono delle buone notizie in arrivo oggi, una novità illuminerà il cammino e ti aiuterà a decidere. Cos'altro? Unisci gli estremi, la verità sta nel mezzo, trova un accordo, un compromesso. Ci sarà un accordo qua, come la carta della temperanza già me lo diceva, ma anche la persona importante. Quindi buone notizie che parla. Allora, qua mi stanno dicendo che devi seguire la tua natura autentica, che stai procrastinando a fare o che stai trattenendo o che stai... Che cosa vuol dire seguire la natura autentica? C'è una parte di te che parla, però la mente la zittisce, quella parte istintiva. Bene, falla parlare o falla agire in conformità di quello che senti. Oggi avrai delle buone notizie con le quali confrontarti e far agire quel tipo di verità, va bene? Quello che intuitivamente ti viene detto. E le collaborazioni, qua vedo gente che si impegna a costruire delle cose insieme, le cose andranno finalmente fluide laddove potevano essere bloccate. Quindi una prosperità in tal senso, va bene? Vediamo cos'altro mi dicono. Può essere anche una donna, questa persona importante, capito? Un capo, un leader. Mm. Guarda, siamo tutti polvere di stelle, l'universo. Qua mi dice che si realizza qualcosa oggi o nelle prossime ore. Va bene, si realizza qualcosa che ha a che fare con questa prosperità e con questa energia che ci hanno raccontato. Per ognuno di voi sarà diversa, però il succo è questo, soprattutto per quanto riguarda quell'istinto tuo che vuole uscire, che stai rimandando a farlo, capito? Un modo di essere tuo, un modo di fare. Vediamo chi è questa persona importante, caduta sotto la papessa. Andiamo con queste altre sibille. Leggerezza. Guarda, qualcuno che ti porta leggerezza è una consolante sorpresa. Allora, o è qualcuno che ti dice che stai vincendo qualcosa o stai andando incontro a quello che vuoi ottenere, però devi avere la pazienza e la costanza, perché le cose si sono già sistemate come te le dirà questa persona, ok? Una persona che ti porta leggerezza con questa consolante sorpresa, e il sole premia sapere chi ha costanza con riuscita sicura con vistosa sostanza. E mi parla di qualcosa che ottieni. Oggi magari ricevi notizie di questa cosa che vuoi ottenere. Con costanza, con pazienza, le cose andranno sempre meglio, mi dice. Una persona che porta delle buone notizie, che sono queste qui, di leggerezza finalmente, di sblocco di qualcosa, di una certa prosperità, va bene? Che la situazione qua era ferma, di qualcosa che voleva uscire, capito? Vediamo qual è il consiglio per te oggi. Guarda, il fanciullo è una carta bellissima perché mi dice di guardare tutto come se fossi nata oggi.
come se fossi appena nata, come se ti guardassi con occhi diversi, come se ti guardassi allo specchio e vedessi una nuova te, come se fossi bambina o bambino, no? Come ti guarderesti, dice questa carta. Tutti i fanciulli e i bambini nei mazzi, nelle carte, sono nuovi inizi. E come domanda che abbiamo fatto, qual è il consiglio? Affidati al nuovo inizio come se fossi completamente nuova e nuovo, perché la prosperità si apre davanti ai tuoi occhi. Il fanciullo è proprio sì come se fossi una bambina, un bambino, un po' come questa carta del divertimento, capito? Alleggerisci i pesi e confrontati senza morale, condizionamenti, il vittimismo, eccetera. Prendi tutto con più leggerezza come fa un bambino. Il bambino è talmente serio che è leggerissimo. Gli angeli prendono tutto con leggerezza perché gli angeli hanno le ali perché prendono tutto con leggerezza. E la figura dell'angelo a livello archetipico dello spirito guida è serissimo. Quindi la leggerezza è sinonimo di serietà, serietà animica. Invece la morale è la pesantezza mentale, capito? Quindi guarda tutto come se fossi appena nata e appena nato. Cosa fanno i fanciulli? Guardano tutto con meraviglia. Questo non è soltanto il consiglio per te, è quello che accadrà nelle prossime ore. Va bene? Quindi, ragazzi miei ragazzi, mi raccomando, praticate, so che sempre più di voi avete iniziato la pratica dei 21 giorni che trovate qua sotto. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!